16 nomination agli Oscar, un numero che non è solo un record, ma una dichiarazione di guerra al cinema tradizionale. Sinners di Ryan Coogler ha appena polverizzato i primati di Titanic e La La Land, ma quello che l'Academy non vi dice è quanto sia costato davvero. Non parlo solo di budget, ma di un Michael B. Jordan spinto oltre il limite della resistenza fisica e di una produzione che ha rischiato di deragliare tra ossessioni tecniche quasi maniacali. Quello che vedete sullo schermo è un miracolo di ingegneria cinematografica, ma quello che è successo nelle paludi della Louisiana è stato per certi versi un film horror a sé stante. Tutto nasce da una visione radicale condivisa tra Coogler e la sua direttrice della fotografia, Autumn Durald Arkapaw. Inizialmente volevano girare tutto in 16 mm per ottenere quella grana febbrile e granulosa, tipica dei noir degli anni 70. Ma si sono scontrati con un muro tecnico importante. Per far recitare Michael B. Jordan contro se stesso nel ruolo dei due gemelli, servivano effetti visivi di una precisione chirurgica. Il 16 mm era troppo piccolo, instabile, troppo vibrante. Così sono passati all'estremo opposto. Un mix monumentale di 35, 65 e 70 mm, per non perdere l'anima vintage del progetto. Inoltre Arkapaw ha collaborato con Dan Sasaki di Panavision per creare ottiche sferiche custom. Queste lenti sono state modificate, ovvero sporcate deliberatamente in laboratorio, per reagire al calore delle candele e creare riflessi organici che la tecnologia moderna solitamente corregge. È il paradosso di Sinners, usare la tecnologia più costosa del mondo per simulare la polvere del passato, ma la vera sfida è stata l'IMAX. Coogler voleva che il Mississippi sembrasse un oceano senza fine e solo questo formato poteva restituirgli quella scala monumentale. C'è però un problema, le cineprese IMAX urlano. Non è un'esagerazione. Chi ha lavorato sul set di Sinners conferma che quelle camere suonano come dei tosaerba accesi a pochi centimetri dagli attori. Per muovere una pellicola di quelle dimensioni con la necessaria velocità e stabilità serve una potenza meccanica che distrugge ogni traccia audio pulita. Durante le sequenze d'azione e i dialoghi più intensi, l'audio ambientale era totalmente inutilizzabile. Il cast ha dovuto ricostruire quasi ogni singola parola in studio mesi dopo le riprese. Non è stato un semplice doppiaggio, ma una ricostruzione emotiva totale, fatta al buio di una sala di registrazione, cercando di ritrovare quell'adrenalina che il rumore delle macchine da presa aveva letteralmente divorato sul set. E poi c'è lui, Michael B. Jordan. Interpretare Smoke e Stack Moore non è stato solo un esercizio di stile. Coogler ha preteso come consulenti i registi Noah e Logan Miller, gemelli nella vita reale, per analizzare le microespressioni e il linguaggio del corpo non verbale che lega due fratelli. Jordan ha vissuto in uno stato di sdoppiamento costante. Teneva diari separati, usava profumi diversi per ogni personaggio e ha recitato per settimane contro il vuoto o contro una controfigura che veniva poi cancellata in post-produzione. Smoke è il trauma, Stack è la maschera. Una performance speculare che ha logorato Jordan fisicamente, portandolo a una trasformazione posturale che è diventata uno dei punti di forza per la sua corsa all'Oscar come miglior attore. Il comparto tecnico non è stato da meno. Ruth E. Carter, ora la donna nera più nominata nella storia degli Oscar, ha fatto vera archeologia. Non ha comprato tessuti, li ha creati. Gli abiti sono stati lasciati al sole del Mississippi per settimane e poi affumicati in veri juke joint per impregnarli dell'odore di tabacco e sudore. Ha preteso che gli attori indossassero biancheria intima d'epoca, rigida e scomoda, perché solo così avrebbero camminato con la postura degli anni 30. Nello stesso tempo, la scenografa Hannah Beachler faceva campionare il suolo reale del Delta. Voleva che la polvere sollevata dai carri nel film avesse l'esatta sfumatura cromatica della terra locale. È questa ossessione maniacale, questa stratificazione di dettagli invisibili che l'Academy ha premiato con 16 nomination. Sinners è un film di vampiri, sì, ma è soprattutto un trattato sociologico sulla segregazione e sul peccato originale americano. Coogler ha elevato un genere spesso snobbato a documento storico monumentale. Vincerà tutto? Il record di 16 nomination suggerisce di sì. Ma la vera vittoria è aver dimostrato che il cinema di genere, quando è supportato da una tecnica così estrema, non ha confini. Voi cosa ne pensate?
È un capolavoro o un esercizio di stile troppo ambizioso? Scrivetelo nei commenti e iscrivetevi a Mr. Cine Theory. Noi ci vediamo alla prossima analisi.